Ciao! Dunque, oggi vi vorrei parlare di un argomento che trovo particolarmente interessante e particolarmente importante soprattutto per voi che state imparando l'italiano. E questo argomento è i film e i telefilm italiani, o in italiano. Dunque, c'è un problema generale molto, molto grosso ehm, per quanto riguarda film e telefilm italiani per chi sta imparando l'italiano. Dunque, qual è in linea generale questo problema? Nella stragrande maggioranza di film e telefilm in italiano si parla un italiano che è un misto tra italiano standard e dialetto. E per comodità chiamerò questo misto di italiano e dialetto italiano regionale. Ok? Dunque, nella stragrande maggioranza dei casi, questo italiano regionale è l'italiano regionale romano. Perché? Perché in generale la maggioranza dei film e dei telefilm italiani sono girati e prodotti a Roma. A Roma c'è quella che viene chiamata Cinecittà, che è un po' la Hollywood dell'Italia. Fondamentalmente è il centro della produzione cinematografica e televisiva italiana. E se non sono fatti a Roma, di solito sono fatti a Milano. Questi sono i due centri principali, poi ovviamente ci sono produzioni cinematografiche e televisive in tutta Italia, ma queste due sono le più importanti e le più diffuse. E dunque, per via di questo motivo, nella stragrande maggioranza di film e telefilm in italiano si tende a parlare in italiano regionale romano. E questo generalmente non costituisce un problema per gli italiani. Innanzitutto rispecchia la realtà, o perlomeno la realtà di Roma e dintorni. Perché a Roma e dintorni, come in tante altre parti d'Italia, non tutte, ma in tante altre parti d'Italia, si tende a parlare appunto un misto tra italiano standard e dialetto, più che italiano completamente standard o più che solo dialetto. E per gli italiani appunto non costituisce un problema, nel senso che noi fin da piccoli siamo abituati a sentir parlare nei film e nei telefilm questa varietà di italiano, l'italiano regionale romano. Tuttavia, il problema si manifesta in relazione a chi sta imparando l'italiano, no? Dunque, per voi che state imparando l'italiano, probabilmente suonerà molto strano l'italiano regionale romano. Sarete probabilmente abituati a una varietà di italiano molto standard, che è quella che trovate nei libri di testo e nelle lezioni di italiano solitamente pensate, concepite per gli stranieri. Tuttavia, nella gran parte delle regioni italiane, un italiano completamente standard non rispecchia la realtà, di fatto dei parlanti, ok? Cioè, la gran parte degli italiani non parlano italiano standard completamente, anzi, la gran parte degli italiani parlano appunto un italiano regionale. E questo chiaramente si riflette sui film e sui telefilm. Dunque andiamo a vedere allora un pochino più nello specifico. Per quanto riguarda film e telefilm, esistono, diciamo, tre macro categorie linguistiche, ok? Le più piccole, per quanto mi riguarda, secondo me, sono quelli in italiano standard e quelli in dialetto, ok? Dunque, in italiano standard si trovano prevalentemente due tipi di film o telefilm. Il primo sono quelli stranieri, doppiati in italiano, che possono essere un buon compromesso per chi sta imparando l'italiano e ha bisogno di una fonte di ascolto che rispecchi di più il tipo di italiano a cui sono abituati nelle lezioni o nei libri di testo. Però può essere un buon compromesso solo fino a un certo punto, cioè si possono utilizzare i telefilm e i film stranieri doppiati in italiano solo come fase di transizione fino al momento in cui non vi sentirete sufficientemente
sicuri di voi stessi e vi sentirete pronti a cominciare a esplorare di più il panorama cinematografico italiano. Ma andiamo avanti. Tra i film e i telefilm completamente in italiano standard ci sono le telenovelas o soap opera, che sono fondamentalmente dei telefilm a tema amoroso che si concentrano su intrighi amorosi e situazioni drammatiche. Ora, se siete come me, vi faranno schifo. Io personalmente non amo questo tipo di televisione, ma se a voi piace siete veramente fortunati, beati voi, perché avrete migliaia di episodi di 100 vetrine da guardarvi e potrete imparare un bellissimo italiano standard molto, molto tranquillamente, divertendovi un sacco. Quindi se vi piacciono, beati voi e godeteveli. L'altra categoria l'altra categoria minore sono quelli in dialetto. Ci sono alcuni esempi di film e telefilm completamente in dialetto, per esempio mi viene in mente il riadattamento televisivo della serie di libri intitolata L'amica geniale di Elena Ferrante. Appunto hanno fatto un telefilm tratto da questi libri molto molto belli di Elena Ferrante, ma è completamente in dialetto napoletano, o quasi completamente, o comunque tutte le scene che sono girate a Napoli sono in dialetto napoletano. Ci sono alcune parti che si svolgono in altre regioni italiane, ma quelle a Napoli sono prevalentemente in dialetto. Poi, per esempio, ci sono alcuni film di 60-70 anni fa che appartengono alla corrente del neorealismo, che voleva rispecchiare la realtà appunto della vita quotidiana degli italiani, che al tempo significava farli parlare in dialetto esclusivamente. Tuttavia, questa tipologia di film e telefilm completamente in dialetto sono sicuramente una minoranza, mentre la stragrande maggioranza a che categoria appartiene? La categoria più grossa, che è quella dei film e telefilm in italiano regionale, quindi che presentano un mix tra dialetto e italiano standard. E soprattutto di recente sono usciti dei telefilm ottimi, o comunque di buona produzione, buona qualità, che potete trovare su Netflix, come per esempio Suburra, Scam Italia, Baby. Ora, che vi piacciono o non vi piacciono è discutibile, però sono sicuramente di buona qualità, hanno un buon equilibrio tra italiano standard e dialetto, principalmente dialetto romano. Quelli che ho menzionato sono quasi tutti girati a Roma. Quindi, qual è il mio gran consiglio finale per affrontare questo grosso problema della produzione cinematografica e televisiva italiana? È quello che dicevo poco fa, cioè usare come fase di transizione i film e i telefilm stranieri doppiati in italiano, fino al momento in cui non vi sentirete sufficientemente sicuri di voi stessi e capirete che siete pronti a passare al livello successivo, e quindi vi sentirete pronti a cominciare ad esplorare il panorama cinematografico e televisivo italiano, che è sicuramente molto molto ricco e ha molto da offrire, e magari in futuro farò un video in cui vi parlerò dei miei film e telefilm preferiti. C'è veramente moltissimo da conoscere, ed è sicuramente molto più interessante di guardare dei telefilm americani tradotti in italiano, perché ovviamente scoprirete e conoscerete molte più cose riguardanti la cultura italiana, cosa che non è possibile guardando telefilm americani doppiati in italiano. Ok? Per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Ciao!